Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Giochi da Tavolo Live. Questa è una puntata un po' particolare perché ci apprestiamo a parlare di un gioco annunciato solo da un paio di giorni e lo facciamo sull'onda dell'entusiasmo tipico che ci assale quando sentiamo il nome di certi giochi ben particolari. In questo caso parliamo di Warhammer Quest. Ok, vi dico tutta la verità. È vero che Fantasy Flight ci sta portando una nuova versione di questo gioco, però sarà in versione card game. Questa nuova versione effettivamente può sollevare qualche perplessità. È tendenza degli ultimi anni trasporre giochi con dinamiche anche molto differenti in una versione gioco di carte. Mi vengono in mente su due piedi Blood Bowl, Team Manager e Pathfinder, The Adventure Card Game. Questi giochi però ricorrono ad un livello tale di astrazione e introducono meccaniche così differenti da rendere i giochi di carte derivanti molto diversi dagli originali, senza entrare nel merito poi che siano giochi più o meno riusciti. Vediamo quindi, in base alle informazioni che ci sono pervenute fino a questo momento, quanto questo gioco in effetti possa richiamare il suo predecessore. In massima sintesi abbiamo un gioco per 1/4 giocatori, suddiviso in avventure dette quest, ambientate ovviamente all'interno di dungeon. Dungeon, a detta di Fantasy Flight, creati ogni volta casualmente. 5 nella confezione base sono le avventure che, giocate assieme, comporranno la prima campagna attraverso la quale i nostri personaggi potranno potenziare abilità ed equipaggiamenti. I 4 personaggi giocabili all'interno della confezione base sono 4 personaggi iconici per il mondo di Warhammer e anche come peculiarità sono molto differenziati. Abbiamo la Bright Wizard che può sacrificare parte della sua salute per migliorare le sue possibilità di successo. Abbiamo l'Iron Breaker che è il muro difensivo, il tank dietro al quale gli altri personaggi possono rifugiarsi un attimo per prendersi un attimo di pausa dalla furiente battaglia. Abbiamo la Way Watcher, un arciere fondamentalmente che combatte dalla distanza ed esperto di esplorazioni, e infine abbiamo il Warrior Priest che, oltre ad essere un ottimo guerriero, avrà come caratteristica quella di poter potenziare ulteriormente i suoi compagni. Ogni giocatore, oltre alla carta personaggio che abbiamo già visto, avrà a disposizione altre 4 carte che rappresentano le 4 azioni base che potrà intraprendere durante il suo turno. Attenzione alla prima caratteristica di questo gioco: una volta eseguita una certa azione, la carta che la rappresenta viene girata in orizzontale, esaurita, exhausted. Questo perché? Perché una volta che ho eseguito una determinata azione, al mio turno successivo non potrò rieseguirla se ancora sarà in quella posizione orizzontale. Questo richiede una certa pianificazione perché ovviamente a fronte di questo effetto ce ne sono altri che consentono di rendere di nuovo pronte le azioni già utilizzate. Le azioni che i nostri eroi possono intraprendere sono 4. L'attacco. La carta stessa specifica quanti dadi io posso tirare per eseguire questa azione. Il numero di successi rappresentati sulle facce dei dadi indicano i danni che andrò a infliggere al nemico col quale sono ingaggiato. Ancora devo capire bene come si può ingaggiare o come si è ingaggiati nello specifico dai nemici, anche se un'idea ce la potremo fare in base alle informazioni che arriveranno dopo. Una caratteristica invece interessante del gioco è che fino a quando saremo ingaggiati con dei nemici, qualunque azione noi andremo a intraprendere consentirà a quei nemici di tirare a loro volta un dado per cercare di colpirci. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io, mentre sono ingaggiato con 2 nemici, cerco di esplorare la stanza o addirittura di curarmi, potrò intraprendere quell'azione, ma dovrò tirare anche i 2 dadi per i 2 nemici con i quali sono ingaggiato e per ogni loro successo mi verrà inflitto un danno, a partire dal mostro più forte. Questa dinamica mi ha ricordato molto gli attacchi di opportunità, che erano una croce delizia di D&D di qualche edizione fa. In ogni caso, così come è pensato il combattimento, così come è pensato anche l'ingaggio con i nemici, riesce a dare una certa idea di pressione, di tensione,
e a rendere i combattimenti non scontati e piuttosto adrenalinici, sempre sulla carta. Insomma, non credo si avrà mai la sensazione di essere rilassati, di avere del tempo per fare qualcosa. La seconda azione è quella di hide, quella di supporto, che consente di dare ad un proprio alleato dei token successo che il nostro alleato potrà utilizzare quando lo riterrà più opportuno. Di fatto un token successo equivale ad un esito di successo tirato con il dado. Inoltre consente al giocatore che ha dato supporto di poter rendere pronta, quindi rimettere in verticale, una delle sue carte azioni già utilizzate. La terza azione che potremo intraprendere è quella di esplorazione, Explore. È sostanzialmente l'azione fondamentale per progredire durante il gioco. Si tirano i numeri di dadi specificati dalla carta e i successi equivalgono a quanto siamo riusciti a esplorare di una specifica locazione in cui siamo in quel momento. Comunque più avanti vedremo dei dettagli aggiuntivi. L'ultima azione che potremo intraprendere è l'azione di rest, ovvero riposare. Tireremo un certo numero di dadi e in base al numero di successi ottenuti recupereremo energia. Quindi oltre a come è pensato il combattimento, anche il fatto di non poter riutilizzare un'azione già usata fino a che un qualche effetto non ce la rende di nuovo pronta, secondo me aumenta la tensione durante il gioco, oltre a garantire il fatto che i giocatori si coordinino in maniera efficace per poter vicendevolmente rendere di nuovo pronte le carte, anche perché non solo effetti nostri possono rendere pronte le nostre carte, bensì, come abbiamo visto anche prima, io con una mia azione posso rendere pronta una carta di un mio alleato. In ogni caso, una delle 4 azioni di ogni personaggio ha tra i suoi effetti quella di rendere di nuovo pronte tutte le carte di quel personaggio. Per esempio il Warrior Priest ce l'ha associato all'azione di rest, mentre il Bright Wizard ce l'ha associato all'azione di esplorazione. Per cui se io fossi un Bright Wizard, avessi utilizzato tutte le mie 3 azioni, la mia ultima azione fosse un'esplorazione, eseguo quello che c'è scritto, tutti gli effetti che sono elencati all'interno della carta, tra i quali ci sarà quello di rendere di nuovo pronte tutte le mie azioni. Sul dado dei nemici, oltre al simbolo di successo di un attacco nei nostri confronti che è sostanzialmente un graffio, c'è anche un altro simbolo che è quello di un teschio. Quello rappresenta l'intervento all'interno delle dinamiche della battaglia di mostri chiamati Nemesis. Non sono stati mai approfonditi né negli annunci né nei video che ci sono finora su internet, ma sembrano essere dei nemici molto particolari che ovviamente hanno come scopo quello di metterci i bastoni tra le ruote e in condizioni particolari intervenire proprio all'interno della battaglia. Dopo aver raccolto queste informazioni ho trovato con sorpresa la demo del gioco da parte di Anton Torres fatta ai colleghi, in alzo un po', di Board Game Geek che erano presenti alla Indie Gen Con e che quindi hanno girato un filmato su una velocissima demo. La demo è stata veloce perché durante quei 4 giorni alle telecamere di Board Game Geek si sono presentati centinaia di giochi, per cui non è stata una demo molto approfondita, ma ha svelato molti dettagli interessanti. Innanzitutto viene chiarito un equivoco che poteva nascere parlando di un gioco di carte. Questo non è un deck building. Di più, nemmeno si hanno delle carte in mano. Le carte che definiscono il nostro personaggio, che vanno a comporre la nostra scheda del personaggio, sono tutte di fronte a noi e sempre disponibili. Inoltre ci viene illustrata in maniera un po' più dettagliata la scheda della quest. Sono 5, giocate in sequenza compongono la prima campagna che potremo affrontare. Da un lato ci sono i vari step che dovremo affrontare durante la quest. Sono colorati e a ogni colore sotto viene applicato un certo effetto, un certo evento. Sul retro della scheda invece è specificato tutto il setup di gioco, quindi una lista dettagliata di cosa mettere nel mazzo dei mostri, delle location e degli oggetti. Sono molto lieto di potervi dire che c'è una qualche riga per descrivere il lore e l'avventura che andremo ad affrontare, spazio che secondo me è sempre troppo poco, specie se si parla di un lore come quello di Warhammer. E infine troviamo i premi e le penalità che guadagneremo o dovremo pagare a seconda che l'avventura si concluda con un successo o meno. Approfondendo quindi la carta azione esplorazione, si è venuti a conoscenza dell'esistenza di un location deck. È il mazzo dal quale, quando richiesto dall'azione, si volterà una nuova location
e che fornisce informazioni su quanti mostri rivelare, quanti mostri mettere in gioco ma coperti e soprattutto quanto bisognerà esplorare quella location per progredire nel gioco. Infine, come prevedibile, può riportare una serie di condizioni particolari secondo le quali poi si possono verificare eventi o avere dei bonus piuttosto che dei malus. Parlando di come entrano in gioco i mostri, viene rivelata una piccola curiosità. Se avete letto i primi annunci del gioco in inglese, avrete visto che spesso viene detto che i mostri vi attendono nelle ombre, in the shadows. In realtà non è una nota di colore per aumentare un po' l'atmosfera. In the Shadows è proprio lo status nel quale i mostri vengono messi in gioco, ovvero in mezzo al tavolo, non ancora ingaggiati con nessuno. L'azione di Explore è particolarmente generosa di dettagli, perché tra i suoi effetti ha anche quello di poter mettere dei token progresso sulla location in cui siamo. Questo ci fa capire che per progredire, per superare una certa location, non è necessario, comunque non è sicuramente sufficiente abbattere i mostri che la popolano, bensì bisognerà esplorarla debitamente. Se devo sbilanciarmi, secondo me c'entra qualcosa, un numerino in basso a destra della carta, che per ora non è stato affrontato da nessuno. Sempre l'azione di Explore ci fa scoprire il Dungeon Deck, ovvero un mazzo al quale andremo ad attingere e nel quale troveremo oggetti consumabili con effetti one shot, oppure eventi che generalmente dovrebbero facilitarci la vita. Tra una quest e l'altra, inoltre potremo attingere ad un mazzo definito Gear Deck, ovvero un mazzo contenente equipaggiamenti non consumabili, che quindi terremo tra un'avventura e l'altra, molto potenti. Sono il primo modo per personalizzare un po' il nostro personaggio, per farlo un po' progredire. Sono definiti addirittura artefatti, quindi questo fa capire quanto in realtà ci faciliteranno la vita quando le cose diventeranno più dure avanti con il gioco. La crescita del PG però non è legata unicamente ai consumabili all'interno dell'avventura piuttosto che agli artefatti, a questi super oggetti che potremo trovare ed equipaggiare tra un'avventura e l'altra, ma è anche legata e soprattutto legata all'upgrade che potremo fare alle nostre carte abilità. Quindi le carte abilità che avremo a disposizione all'inizio saranno base, quindi avremo un'esplorazione base, un combattimento base e via discorrendo. Durante la campagna potremo migliorare queste abilità base, rendendo il nostro personaggio più forte. Infine il nostro amico Anton di Fantasy Flight ci regala una piccola panoramica sulle carte mostro. Queste hanno il solito valore di attacco, energia e valore di armatura, scudo. Ma un'altra peculiarità di questo gioco è la action bar che sta sotto l'immagine del mostro e che ne definisce il comportamento quando toccherà a lui. Ovviamente questa action bar fa un uso intensivo di parole chiave delle quali conosciamo poco gli effetti. Durante la demo ci illustrano uno Skaven con due effetti. Il primo, che è l'azione di advance, cioè se il mostro è in the shadow, in mezzo al tavolo, avanza verso il giocatore di turno. La seconda parola chiave è inflict, ovvero infligge il danno pari al suo valore al giocatore di turno. Questa è una caratteristica molto carina del gioco perché si è intravisto anche per esempio un ragno che ha tra le parole chiave l'abilità di colpire sostanzialmente da lontano e qualora ingaggiato volontariamente dai giocatori ha l'abilità di ritirarsi dall'ingaggio e quindi tornare a colpire da lontano. Insomma, i mostri, grazie a questa action bar, riescono ad essere abbastanza caratterizzati. Come vi dicevo all'inizio, è sorprendente la quantità di dettagli già disponibili nonostante il gioco sia stato annunciato da pochissimi giorni. Complice anche il fatto che il gioco era in demo alla Gen Con e al fatto che sono in vacanza e non c'è niente da fare. Ci sono ovviamente ancora un po' di elementi, dettagli del gioco coperti dal mistero più totale, ma secondo me ce ne sono abbastanza per farsi un'idea più concreta del gioco rispetto ad una prima occhiata superficiale. Proviamo a rispondere alla nostra domanda iniziale. Può questo gioco di carte rappresentare un valido sostituto di un dungeon crawler come era Warhammer Quest? Allora, se per voi un dungeon crawler non può prescindere da un sistema di skirmish tra miniature
in un campo, in una griglia di battaglia, allora questo sicuramente non è il gioco che fa per voi, o comunque non rappresenta un dungeon crawler. C'è invece un'altra caratteristica di quel tipo di giochi che secondo me è stata trasposta abbastanza bene in questo gioco, in base alle prime informazioni che ho potuto vedere, ovvero la caratteristica di un gioco di ruolo in versione più light. I personaggi sono molto caratterizzati, i mostri sono molto caratterizzati, il combattimento è piuttosto strategico, c'è una sorta di affezione al personaggio poiché cresce e si potenzia durante una campagna, quindi anche questo elemento comune con i GDR, e soprattutto è stata enfatizzata molto in sede di demo, ma si riesce a percepire da queste prime informazioni quanto il gioco spinga effettivamente, più che a una cooperazione genericamente definita nei giochi da tavolo, proprio ad una collaborazione, poiché è pressante secondo me la difficoltà nel raggiungere i propri obiettivi all'interno del gioco, quindi collaborare effettivamente con i propri compagni, che anche questa è una caratteristica generalmente molto importante dei giochi di ruolo, diventa un fattore. Ripeto, tutto basato sulle poche informazioni che ci sono finora e in chiave GDR molto light. Insomma, sbilanciarsi fin da adesso per un giudizio finale ovviamente è prematuro. Risulta anche abbastanza ovvio che probabilmente io non sarò la persona che potrà dare il giudizio più oggettivo su un gioco del genere, ma secondo me, in base a queste prime informazioni, i fan accaniti dell'ambientazione e dei giochi di carte e quei fan che vedono il dungeon crawling, quegli elementi GDR light, possono sperare in qualcosa di buono.